Ho collegato Codex assieme a Blender, un software di creazione di modelli 3D, in modo che possa leggere la scena ed aiutarmi a creare proprio il modello 3D partendo da zero, consegnandogli semplicemente un'immagine. Ciao, io sono Giorgio Sanna e tu sei su TechQuick, guide e tutorial. Quello che vedremo oggi non è solo un esperimento per smanettoni, ma nasce da una vera e propria esigenza reale. Un cliente infatti aveva bisogno di creare in maniera più massiva diversi modelli 3D. Ovviamente quindi serviva e serve tuttora velocità e anche meno passaggi manuali. Quindi la conseguente domanda è stata: posso utilizzare le AI di Codex, quindi di OpenAI, per creare partendo da un'immagine dei modelli 3D che siano validi? Beh, ti anticipo subito che la risposta è sì, e oggi in questo video ti faccio vedere proprio come puoi farlo anche tu. L'idea infatti non è quella di sostituire un modellatore 3D professionale, ma è quella di permettere a chiunque, utilizzando questi strumenti, di arrivare a un primo modello valido in tempi brevi. Già nello scorso video infatti, se te lo sei perso e lo vuoi recuperare, siamo andati a parlare e a capire come anche nel design l'AI sta praticamente entrando a pie pari, cercando di aiutare i designer a velocizzare tutti quei task che sono ripetitivi. Anche nella modellazione 3D, con le giuste configurazioni che andremo a vedere, è possibile fare una cosa molto simile e aiutare tutti i designer 3D a creare dei modelli, o almeno a creare la base di modelli 3D in pochissimo tempo. Tornando al caso pratico che andremo a vedere proprio in questo video, la necessità appunto di dover creare massivamente tanti modelli e comunque offrire una soluzione più consona a quello che doveva essere, a quello che è il nostro obiettivo, mi ha fatto subito tornare alla mente come già esista anche per Claude una soluzione NFCP che permette a Claude di comunicare con Blender, ma mi sono chiesto: perché non fare la stessa cosa anche con Codex? Infatti è famosa, tra virgolette, perché ovviamente del settore, una repo su GitHub presentata anche da non molto tempo, dove appunto è possibile con questa repo MSP di collegare appunto Blender con Claude per appunto fargli fare dei disegni 3D. Il mio caso però era specifico, io sono solito a utilizzare Codex, abbiamo visto anche in alcuni video precedenti, che permette anche di utilizzare diversi tool, no? E software sulla nostra macchina, e ho pensato si potrà collegare Codex anche a Blender, ed è quello che ho fatto. Quindi iniziare a ragionare partendo da un progetto già esistente open source a come poter collegare Codex a questo software di modellazione 3D. Facciamo però un passettino indietro e cerchiamo di spiegare il contesto, oltre alla necessità che già vi ho elencato prima. L'MCP significa Model Context Protocol. Possiamo immaginarlo come uno strumento, mettiamola così, che permette alle AI di collegarsi anche a strumenti esterni, quindi di poter comunicare con loro e in pratica utilizzarli. Codex, come già abbiamo visto, permette di creare, leggere, creare file su cartelle, scrivere ovviamente del codice, ma se vogliamo collegarlo a strumenti tool esterni ci serve proprio un'interfaccia, o meglio gli serve un'interfaccia. Quindi diciamo così, un modo sicuro e stabile che faccia capire appunto a Codex come ci sono determinati strumenti che lui può utilizzare, quindi comandi che può eseguire e diciamo così informazioni che può leggere per poi dare una risposta. Come un po' se gli diamo pedali, volante e marce per guidare una macchina, mettiamola così. Nel caso dell'MCP che ci è servito per collegarci a Blender, quello che fa è più nel dettaglio strumenti che gli permettono di leggere la scena 3D, ottenere informazioni sugli oggetti, eseguire Python dentro a Blender stesso, fare screenshot della viewport e altre funzionalità minori. È come se lui adesso avesse degli occhi, può guardare la scena e lavorare in maniera molto più interattiva con il software, e quindi diventa come se una persona gestisse in una certa maniera un modellatore 3D, gestisse Blender al posto tuo. Ma veniamo al dunque:
Come abbiamo fatto a installarlo? Come funziona in pratica questo MCP? Che cos'è? Come lo installiamo? Beh, è più semplice di quello che credi. La logica che c'è dietro a Blender è la seguente. In Blender si possono installare degli add-on e quindi noi sfrutteremo proprio questa funzionalità per installare questo bridge, quindi questo ponte, che ovviamente è tutto in locale e funziona su una porta in localhost. Nel nostro caso il numero della porta era 9876. Dall'altra parte Codex invece avvia questo server MCP, ovviamente tutto in locale, e quando gli si chiede di realizzare delle modifiche o fare qualcosa in Blender, Codex utilizza questo strumento e il server manda la richiesta a Blender. Quindi a sua volta Blender esegue, fa un risultato e lo manda al server. Ovviamente Codex attraverso il server può anche chiedere degli screenshot in modo di vedere, no? Nella realtà, sempre in ambito tecnologico e tecnico ovviamente, quello che ha realizzato su Blender e così via fin quando non riesce a creare un modello 3D simile o molto simile all'immagine che gli abbiamo dato. Diciamolo subito, la parte importante di tutto questo collegamento che ti sto spiegando, ovviamente, come avrai già immaginato, è proprio lo screenshot, perché diciamo che anche se noi volessimo creare un qualcosa di molto semplice, diciamo un cubo, comunque la macchina, o meglio la nostra AI, deve poter vedere se quel cubo è fatto bene, girato nella posizione che vogliamo, è preciso come lo vogliamo noi, perché fin quando non ha lo screenshot di feedback ovviamente diventa un problema per l'AI capire, avere un feedback appunto se il lavoro fatto è stato fatto come si deve. Ovviamente questa funzionalità rende il workflow, quindi proprio il lavoro che gli andiamo a dare alla macchina, molto ma molto più attendibile, più concreto, mi viene da dire. Riesce a essere un vero e proprio supporto reale a crearci un modello 3D reale. Ovviamente però per fare questo non è stato tutto immediato. Come accennato prima, sono partito da una base di MCP già esistente realizzato per Claude di Anthropic, che appunto era stata pensata forse in maniera un po' più generica e l'ho adattato ancora meglio, diciamo così, a Codex ovviamente per comunicare con Blender. Ad esempio ci sono state delle piccole difficoltà sull'orientamento della cam in Blender, perché ovviamente nel momento in cui noi gli andiamo a dare un'immagine vorremmo che quell'immagine da replicare in 3D appunto abbia lo stesso punto di vista, no? Quindi la stessa cam. C'erano inizialmente degli elementi che uscivano fuori perché non era stato centrato perfettamente al centro il modello 3D che veniva creato. C'erano delle texture, diciamo dei materiali da aggiungere, delle luci, quindi degli effetti da aggiungere almeno di base. Non si può certamente presentare un modello 3D in una maniera troppo scarna, specialmente per il nostro, in questo caso specifico, obiettivo, cioè quello di utilizzare, o meglio di utilizzare questi modelli 3D in ambito web. Però diciamo che tra un prompt e l'altro, una volta che sono riuscito ad assettare, a far capire appunto quello che volevo e quello che bisognava migliorare, in diciamo 20-25 minuti sono riuscito a creare il primo modello e a pubblicarlo anche su una pagina web del cliente stesso, quindi una prima demo funzionante. La cosa che può servire a te, che ho voluto fare per regalarla tra virgolette pubblicamente a tutti, è pubblicare tutto il lavoro svolto in una repo GitHub. La repo in questione si chiama Blender Codex MCP, ovviamente trovi il link nella descrizione ma anche nell'articolo che ho preparato sul blog di Webita, dove tra l'altro lì ti spiego passo passo la guida testuale scritta, se ti può essere utile, se magari ti trovi meglio a seguirla in questa maniera. E utilizzare questo MCP è abbastanza semplice, come ti ho accennato prima. Nella repo trovi un file py.py che è appunto l'add-on che ti serve per far collegare Codex con Blender, quindi dovrai semplicemente installarlo come un add-on, quindi andare su Blender, su Edit, Preferences, selezionare gli add-on e fare install. Ovviamente per installare gli add-on devi andare in alto a destra, c'è una piccola tendina e lì troverai aggiungi o installo, una voce simile per poter appunto aggiungere questo add-on ulteriore. Una volta poi installato troverete questo add-on, ovviamente lo dovete flaggare per utilizzarlo in Blender e dovete ritornare sulla scena principale dove
di regola, se avete aperto Blender per la prima volta dovreste vedere un semplice cubo, e spingere sulla tastiera N di Napoli, per far apparire le varie tab sulla destra. Tra queste tab dovrebbe apparirvi come ultima tab in basso Blender Codex MSP. Una volta che vi sia aperta quella tab, aprite quella tab, potete cliccare per connettere alla porta 9876 in locale Blender con Codex. Ora avete due strade, una che vi ho già preparato io e l'altra che potete fare in autonomia. Strade per dire a Codex come utilizzare l'MCP e dove si trova soprattutto, cioè la repo che banalmente avete scaricato sul vostro computer. Ovviamente nel readme della repo c'è tutta la guida e potete dire a Codex di capire in autonomia come utilizzare quell'MCP, oppure potete andare manualmente nelle cartelle di Codex per modificare il file config.toml che serve a Codex per capire come collegarsi all'MCP server. Però forse la prima strada, gli date il readme, gli spiegate qual è la repo, gli dite semplicemente a Codex stesso dov'è e lui riesce a fare tutto in autonomia. Purtroppo oggi non c'è un marketplace di terze parti che mi ha permesso di pubblicare questo plugin, perché se ci fosse stato l'avrei sicuramente preso in considerazione, anzi volevo proprio fare quello per permettere in maniera più facile la connessione, no? Quindi un clic semplice potevate connettere Blender a Codex. Ci sono dei passaggi in più, quindi vi dovete scaricare la repo, dovete aggiungere la donna in Blender e dire a Codex leggi il readme perlomeno per capire come collegare e utilizzare appunto questo MCP server per collegarsi a Blender. Certo è molto fattibile, non è niente di così complicato, però magari un plugin poteva essere ancora più semplice da utilizzare per tutti. Nel plugin comunque, o meglio scusate, nella repo comunque ho lasciato uno scaffold plugin, ma è solo una base futura per qualcosa che magari potrà diventare, ma non in questo momento. Partiamo però quindi col mostrare quello che riesce a fare. State vedendo Codex che interroga Blender sulla base appunto dei prompt che io gli ho fornito, immagini di base, cose che deve sistemare rispetto a quello che vede, e lui riesce a avere dei feedback in tempo reale da Blender per poter modificare, come gli chiedo io, la scena e il modello 3D. Ovviamente gli ho chiesto più cose, come le cose che vi ho accennato prima, di sistemare magari la cam, di sistemare le luci, di aggiungere le texture di base, insomma fare dei lavori, sistemare magari, uno degli errori più fastidiosi che avevo notato era l'inclinazione dei pannelli e il loro posizionamento. Questo modello 3D rappresenta una struttura per pannelli solari, per capirci. Ecco, l'inclinazione dei pannelli l'aveva sbagliata, quindi dall'immagine era in verticale, lui li aveva messi in orizzontale. Gli ho dovuto spiegare semplicemente con un prompt: guarda, mettili in verticale, metti un tot numero di pannelli e inclinali nella stessa inclinazione della struttura. Ecco, questi dettagli sono le cose che potreste sistemare anche voi nei vostri modelli 3D. Ovviamente la precisione del modello 3D dipende da quanto siamo precisi con il prompt a spiegargli quello che vogliamo e anche all'immagine, sempre il contesto e informazioni che noi gli andiamo a dare per poter avere un risultato migliore. Parto però con il dire che secondo me ad oggi questi strumenti, come accennato prima, possono essere molto utili a dare ai modellatori 3D o magari anche a chi vuole creare un modello 3D senza per forza essere un professionista, delle basi solide su cui lavorare, ma forse ancora oggi per realizzare delle cose di livello superiore, quindi molto più precise e viste anche al millimetro, lì ci vuole ancora la mano manuale. Però sicuramente questo supporto è un qualcosa di molto importante che aiuta a velocizzare di molto il lavoro. Per un primo modello 3D, come nel nostro caso, da utilizzare nel web, va più che bene, è un risultato ottimo. Una volta poi creato il modello 3D, quello che potete fare, o meglio quello che io ho fatto in questo caso, ma che magari potreste pensare voi di fare a seconda del caso appunto di cui avete necessità, è esportare questo modello 3D ad esempio per utilizzarlo sul web. Su Blender è possibile esportare modelli in formato GLB e ad esempio con questo tipo di formato possiamo utilizzarlo semplicemente nei comuni siti anche fatti in WordPress, modificando e inserendo qualche script nell'header per capirci e utilizzando WebGL per visualizzare, proprio rendere interattiva
la scena 3D, quindi permettere ai visitatori di zoom in, zoom out, ruotare il modello, eccetera. Ovviamente l'embedding si fa in HTML semplice. Quindi, come avrai capito, hai la possibilità adesso di utilizzare anche con Codex Blender. Fino adesso era stato fatto solo per Claude, mi sono preso la briga di creare io stesso la repo. Trovi tutte le informazioni, ovviamente link sia sul blog di Webita sia qui in descrizione se stai su YouTube, dove puoi trovare il link alla repo che ho creato io su GitHub, pubblica, aperta a tutti, per scaricare, utilizzare, collegare Codex a Blender, utilizzare anche creare qualcosa in 3D con Blender. Questo lavoro rientra in un più ampio progetto che sto cercando di portare avanti, oltre che nella comunicazione anche lavorativamente parlando, quindi con il servizio di Webit AI, quindi utilizzare le AI per automatizzare processi reali, oltre che avere delle comuni risposte, no? come chatbot. È da ormai diversi anni che porto avanti questa idea di automazione per diversi progetti, prima delle AI con N8N, dopo con le AI, e sta continuando adesso con questa agentificazione, come abbiamo visto in questa repo. Il punto per me rimane sempre lo stesso, quindi capire dove ci sono passaggi ripetitivi e cercare di utilizzare l'automazione e anche soprattutto le AI per migliorare, se possibile, questi passaggi, o comunque tagliare e automatizzare, velocizzare la produttività. Se quindi anche tu hai un processo aziendale che pensi si possa automatizzare, quindi tagliare del tempo, ovviamente contattami direttamente dal sito e ne possiamo parlare. Fino ad oggi ho utilizzato Blender quindi manualmente. Con questo video da oggi in poi potresti pensare di farti aiutare anche da un AI. Io ti ringrazio di aver visto il video fino adesso, ti invito ovviamente a lasciare un commento, provare ovviamente la repo, mettere un mi piace o perché no seguire anche il mio canale, e noi ci vediamo al prossimo video come sempre.